Bomba atomica preparata. Sei pronta? Sì. Invece di ridere. Sì, siamo pronti a ripartire da Puerto Varas. La direzione è quella nord, quindi si risale. Oggi, tra l'altro, usciremo, saremo sul confine, però si potrà dire quasi ufficialmente che usciamo dalla Patagonia. Dopo quasi 80 giorni, freddo, vento assurdo, andiamo verso nord perché ci aspetterà un po' di caldo. Tra l'altro stamattina vento fuori. Ma che vento è questo, dai! Briciole. Come sempre, giro veloce della nostra abitazione. Ingresso soggiorno piccolissimo, ma c'è anche una piccola terrazza. Cucinino, non manca nada, ma abbiamo scelto questa abitazione per lei, la lavatrice. La lavadora, ne avevamo assolutamente bisogno. Un dettaglio fondamentale quando si scelgono le abitazioni: se mettete come filtro la lavadora, ovviamente il prezzo sale un po'. Qua ci troviamo a Puerto Varas, quasi in centro, e questa abitazione non è proprio economicissima, l'abbiamo pagata 66 euro al giorno. C'è anche una piccola cameretta con un letto singolo, bagnetto piccolo ma carinissimo, e questa è la nostra camera. La casa finisce qua, circa 40-45 metri quadri. Ti è piaciuta? Sì, ma a me tocca il difficile compito di qualche critica, non per la casa in sé, ma un po' per l'abitudine cilena. La doccia è una vasca da bagno molto alta, non che io abbia problemi motori, però non ci sono gradini per entrare nella doccia, quindi bisogna proprio scavalcare la vasca da bagno facendo un bello slancio. Perché Sara, ragazzi, con le pequeña. gambe, pequeña, 1,63, quindi insomma Dai, regolare. 65 scarsi. 1,65 scarsi. Altro piccolo appunto: riscaldamento un po' sottodimensionato. Ci hanno detto: se sentite freddo accendete la stufa elettrica. Noi ragazzi avevamo un freddo assurdo, c'erano circa 14 gradi perché la sera si arriva vicino allo zero, quindi ho fatto l'idraulico della situazione. Sono andato in cucina, ho visto dove si trovava la caldaia, ho acceso la caldaia come riscaldamento, come termosifoni. L'acqua era impostata sui 50 gradi, l'ho impostata a 75 gradi, ho aperto i termosifoni, quindi abbiamo usufruito del riscaldamento. Ma nonostante questo, dopo 3 giorni il termostato indicava 18 gradi, con i termosifoni sempre accesi giorno e notte. Carichi come 2 animali da soma. Il peso più grande da gentleman lo porto io. Anche se stavolta a fare la spesa, siccome c'erano tanti articoli che non vedevamo da qualche mese, abbiamo fatto incetta di cose, ci sono avanzate, quindi sono tutte qua dentro, quindi il mio peso questa volta è aumentato. Dopo tantissimi giorni, per la prima volta la Tenerona è stata al riparo in garage. Più che un garage era un parcheggio sotterraneo, però era veramente molto riparato. Anche al buio stava, lontana da occhi indiscreti. Ultime operazioni e vamos! Stamattina ha fatto più fatica del solito, forse perché non vuole stare ferma ma vuole camminare. Anch'io certe mattine faccio più fatica del solito, molte mattine. Qualche volta tocca anche a lei. Piccolo check-up generale. Dovremmo riuscire ad aprire con la chiave che abbiamo in dotazione e che dobbiamo riportare in portineria. Il mio primo successo con le porte. Ora vediamo se la Tenerona riesce a ripartire qua così carica, perché uscire già con quelle rampe quasi che si impennava. Grande. Oh mamma! Non aveva buone intenzioni questa mattina. No, e neanche questi. Ai 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 ai.
Non sono più i cani buoni della Patagonia. 2 erano reduci da una lotta canina spietata, perché a uno mancava proprio il pelo, l'altro zoppicava. Chiave riconsegnata. Oggi faremo un giro di Puerto Varas, anche se il tempo non è dei migliori. Percorreremo il perimetro del lago Llanquihue fino a Ensenada, che è dall'altra sponda più a est, quindi più verso l'Argentina del lago. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. I have never really liked you at all. I cannot hide it anymore. Il caffè è sempre pieno in questi giorni. Con circa 37.000 abitanti, Puerto Varas ha segnato il nostro ritorno, tra virgolette, alla civiltà. Fondata intorno al 1852-1853 da emigranti tedeschi, e la loro influenza si vede nell'architettura proprio della città. Plaza de Armas. If I allow myself to dream, will it be as good as it seems? Pull me out of this place in the middle, nothing more to embrace in the middle. If I try to climb up the wall, everyone can see when I fall. Come sempre vi portiamo con noi, anche se Fra dice che la Tererona è stracarica, non c'è posto per nessun altro e nient'altro, però ci proviamo. L'Osorno da questa direzione sembra meno innevato, coperto come un disegno improvvisato dalle nuvole. Deutsche Schule Puerto Varas, la scuola tedesca di Puerto Varas. Questo è il circuito lago Llanquihue, che praticamente percorre il perimetro del lago. Going out of my mind in the middle. Stiamo entrando nel destino turistico Lago Llanquihue y Todos los Santos, che è il lago incluso nel Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, considerato il primo parco nazionale ufficialmente istituito del Cile nel 1926. Questo davanti a noi è il vulcano Calbuco, la cui ultima eruzione risale più o meno al 2015. Emise bomba di fumo, ma niente di più. Il lago Todos los Santos, più in direzione dell'Argentina, ha questo nome perché nel 1670, nel giorno di Tutti i Santi, 1 novembre, i gesuiti lo scoprirono dirigendosi verso le Ande per passare il confine, per cercare un varco alla ricerca della città dei Cesari. È un po' considerabile come l'Eldorado, come il Santo Graal. Ci furono delle leggende intorno legate al fatto che si trattasse di una città con ricchezze estreme, metalli preziosi. Eccolo il lago Llanquihue, il secondo lago per estensione del Cile, chiaramente dopo il General Carrera al confine con l'Argentina. Sulla nostra destra il vulcano Calbuco, 2003 metri. Di fronte a noi invece il vulcano Osorno, 2652 metri di altezza. Una delle ultime eruzioni dell'Osorno si fa datare a quando Charles Darwin nel 1835 si trovava ad Ancud. È una strada addirittura profumata grazie a tutte queste piante, misto di conifere, splendidi colori autunnali. Per chi volesse fermarsi per un po' di giorni in questa zona, il Parque Nazionale Vicente Pérez Rosales ospita Los Saltos de Petroé, cascate del fiume Petroé che scorrono praticamente in un terreno di origine vulcanica formato dalla lava solidificata delle eruzioni. Ci sono sentieri bellissimi e scenografici da percorrere, quindi potreste fermarvi un po' di giorni per esplorarli. Baby, you and me feel like
spettacolare. La neve sull'Osorno è poco più bassa della sommità, la punta è praticamente libera. Adesso i napoletani mi daranno contro, ma c'è una vaga somiglianza al Vesuvio? Strada veramente pazzesca, sembra quasi una carezza per l'anima. Arrivando a Ensenada è un susseguirsi continuo di splendidi localini, infiniti. Anche i perri sono quelli delle zone patagoniche a cui siamo abituati. Parrillas che fumano e trabajan. Siamo quasi all'estremità nord della Patagonia, chiamata così da Magellano quando, arrivato in questa zona, definì gli abitanti di essa dei Patagones, e cioè dei giganti, per via della loro altezza, circa 1,80 m rispetto al 1,50 m che era la media degli europei del tempo, siamo intorno al 1500, e per le orme giganti dei loro piedi. Stiamo entrando nel Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Che spettacolo! Siamo a picco sul lago Llanquihue. In un commento che ci avete fatto ho letto: bella sì l'Argentina, ma il Cile è come se mi stia richiamando. Sono molto ma molto diversi tra loro. L'Argentina, per quello che abbiamo visitato, ha un territorio estremamente arido. Il Cile, il contrario, ha una vegetazione rigogliosa, e se dobbiamo scegliere il colore dominante è quello del verde e del blu, del mare e dei laghi. Oh, mamma mia! Siamo a Las Cascadas. Questi sono i pueblos che conosciamo. Abbiamo deciso di andare verso la playa. Diamo un'occhiata e vediamo se facciamo in tempo a partecipare alla premiere. Ve lo dobbiamo. Dovremmo cercare anche un posto all'ombra, perché nonostante la temperatura non sia alta e l'aria sia veramente fresca, il sole picchia tantissimo. Come si dice dalle nostre parti, il sole tegnucca, quindi bisogna già trovare un posto riparato. Bellissime le onde in questo ambiente selvaggio. Sì, forse ci possiamo fermare qua, vicino alla pietra, guarda. Bene, riusciremo ad esserci. Allora, premiere fatta, eravamo seduti in quelle rocce, però impagabile, vista lago Llanquihue, e a dialogare con voi. Ora si riparte 280 km dal destino de esta noche, che sarà Villarrica. È un po' tardi, ci siamo fermati un po' troppo, e soprattutto, aggiunge Fra, non ci si ferma più. L'unica pausa che faremo è per mettere benzina, perché siamo a metà serbatoio e 281 km non ce la facciamo ad arrivare. For the night, stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now un mulino lungo la strada, un richiamo a Consuegra in Spagna e al nostro viaggio dell'anno scorso, dell'estate dell'anno scorso.
Appena passata la città di Osorno abbiamo preso la ruta 5, 209 km ci dividono da Villarica, un panorama simile alla 14. Siamo sulla Panamericana, vamos! Il giallo dell'autunno sta prendendo il posto che si merita e percorrere queste strade, nonostante sia una sorta di autostrada, in questo periodo è meraviglioso. Velocità massima consentita 120 km/h per la Tenerona, anche se stracarica. Questo è il suo pane quotidiano. Con la sesta overdrive 130 si viaggia a 4.200-4.100 giri, quindi è come viaggiare su una limousine. Qualcuno con il GS dirà: Francesco, se ti prendi il GS te ne accorgerai che viaggerai su una super limousine. Sarà sicuramente vero, però anche con la Tenerona si viaggia benissimo. Non ci fermeremo più perché l'idea è di arrivare a Villarica e sono le 5 di pomeriggio. Il navigatore mi dice 2 ore e 11 minuti. Considerate che ultimamente il sole scende verso le 19 e un quarto, quindi senza fermarsi mai arriveremo un po' al limite con il calare del sole. Gli distributori lungo la Panamericana non mancano, un po' come gli autogrill a cui siamo abituati. Anche camion di questi, no, questo è un trattore sulla Panamericana, cosa che in autostrada da noi, se non sbaglio, non è consentito. Fatemelo sapere nei commenti se sbaglio, perché sono tantissimi anni che non faccio l'esame della scuola guida, ma se non erro in autostrada i mezzi come i trattori non possono circolare. Una caratteristica del Cile, essendo stretto e lungo, è quasi perpendicolare all'equatore. Risalendo lungo la ruta 5, quindi sulla Panamericana, è un po' come risalire l'Italia, forse anche in maniera più perpendicolare. Con un giorno si possono avere temperature totalmente diverse tra il punto di partenza e il punto di arrivo, nel senso che se la mattina partite e dite oggi voglio fare 800 km, magari partite con 14 gradi e arrivate con 28 gradi. Guardate, colore dell'auto, colore dei cerchi, ma soprattutto scarico. Come in Francia, lungo la strada, senza un valido motivo, troviamo il pedaggio. Auto 3200, moto. L'auto era 3200, quindi c'è una bella differenza tra la moto e l'auto. Questa cosa è molto positiva. 900 contro 3200, fate voi la proporzione, no come in Italia che se hai il Telepass paghi il 30% in meno. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su questo argomento. Distese infinite boschive, sembrano i 200 km che ci dividevano in Russia dalla frontiera lettone fino a Veliki Luki e fino a Mosca. Santiago dista da qui 760 km. Villarica, 34 km. Usciti dalla ruta 5 stiamo percorrendo la strada che ci condurrà al destino di esta noce. È la strada delle colline maciratesi. Siamo però, come ha detto Francesco, nel circuito Araucania lacustre. Sentiamo in effetti una certa umidità dovuta o a paludi o a laghi nelle vicinanze, forse solo dovuto all'ora tarda del pomeriggio e alla temperatura che inevitabilmente scende per l'assestarsi del sole al tramonto. Ci si scalda, ragazzi. Come da preventivo siamo quasi arrivati, 8 minuti all'arrivo, 6,1 km. Sono le 6:40 e il sole sta già tramontando. A Villarica ci aspetta un altro gigante, ne abbiamo lasciato uno gigante vivente che era il vulcano Osorno, qui ne ritroviamo un altro ancora più alto, quasi 3000 metri e ancora più arrabbiato. È considerato uno dei vulcani più attivi di tutto il Sud America. Le ultime eruzioni risalgono al 2015 e addirittura al 2021. Allora, il centro dovrebbe essere dritto,
dritto. Tra poco dobbiamo andare sulla destra perché il nostro appartamento è leggermente in periferia. Anche qua i prezzi non sono bassissimi, quindi abbiamo preso un appartamentino che non si trova proprio in centro per non intaccare troppo il budget. Infatti il navigatore mi dice sulla destra. Un supermercato ce l'abbiamo qua. Il nostro appartamento dista 1,4 km, quindi anche a piedi si arriva tranquillamente. Abbiamo letto dalle recensioni che dovrebbe essere una zona molto tranquilla. Un altro piccolo supermercato ce l'abbiamo qua, ma per stasera la cosinera ha detto che abbiamo tutto all'interno delle valigie. Anche per questo, ragazzi, ci vedete belli carichi, perché noi, oltre ai vestiti, oltre all'attrezzatura da lavoro, attrezzatura da campeggio, in molti spostamenti portiamo anche della roba da mangiare che ovviamente non abbiamo terminato. Da quel che vedo Google mi ha fatto fare un giro del cavolo, si poteva fare tranquillamente su strade più illuminate, però è qua dietro sulla destra. Ma dovrebbe essere quindi un condominio. Vedo il cancello qua, quindi all'interno di questo recinto. Francesco sta parlando con Antonietta che ci apre il portone e ci dà un codice di chiave. Apro. Ecco. E infatti il portone si apre e di qua sarà la prima casina. La stazione 390, passaggio 1, casa 12. Sì. 220 km quasi senza fermarci mai. Senza battere ciglio. Seguiamo le istruzioni di Antonietta. La chiave. 61. Allora. Eccoci. A me l'arduo compito delle porte. No. Possibilità una su due. Ah, perché c'è l'altro. No, che dice? Ma non entra. L'altra. Ma è entrata sotto, l'altra pensavo che non entrasse. Stavolta non è solo colpa mia. Sì, era comunque colpa mia. È comunque colpa tua. Arriva. All'inizio. Sì. Riscaldamento a legna. Riscaldamento a legna, di nuovo, finalmente. Ora, ragazzi, si scarica tutto, poi vi mostriamo tutto con calma. Tutto scaricato. Ora veloci al supermercato qua vicino perché dobbiamo mettere qualcosa sotto i denti. Abbiamo la cena, però la cosinera ha detto che potrebbe essere meglio, quindi andiamo. Gli orari sono stati rivisitati, cioè tanti supermercati qui chiudono alle 9:30, alcuni a mezzanotte, quindi tiriamo un sospiro di sollievo. Proviamo adesso con un cellulare che Antonietta ha lasciato registrando un numero per aprire il portone, il cancello del quartiere. Vediamo se funziona. Qua ogni posto che vai bisogna imparare sempre qualcosa. Però è bellissimo perché ti tiene attivo. Tenerona parcheggiata, si vedono gli occhi. Il quartiere sembra tranquillissimo. Dopo 1 chilometro esatto, Unimark. Eccolo qua. Questa sera churrasco. Una caratteristica, ogni pezzo ha il codice a barre, quindi basta prenderlo, andare in cassa, lo scansionano e via. Zapachos italianos. Ecco la dura vita del nomade digitale. 10 kg di roba. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Distrutti. Ora però ci spogliamo, si cucina e non ce n'è per nessuno. Anzi, prima cosa che faccio, apro la birra Patagonia. Che robetta. Che ne dite? Apriamo un canale parallelo sulla cucina? Poi però non mi chiedete i danni se crescete di 2-3 kg al mese.
Scherzi a parte, possiamo fare un canale per crescere di peso e un canale per dimagrire. Poi c'è una cultura gastronomica che 3 stelle Michelin ci fa un baffo a noi. Più o meno. Comunque stasera Serdo, un mio fratello. Pane appena sfornato perché al supermercato si trova il pane fresco a tutte le ore. Insalatina di pomodori, carote e cetriolo per Francesco, carote e cetriolo per me perché devo evitare il pomodoro per il momento. Mi metto seduto anch'io. Ragazzi, si vede che siamo cotti? Comunque questa è la nostra super semplicità. Ora spengo la camera e si mangia, che veramente ho una fame che non ci vedo più. È stata una serata dura, ma ci siamo. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Ora, appena terminato di fare cena, prima di sparecchiare, prima di lavare i piatti, vi mostriamo una procedura, cioè la procedura di accensione della stufa a legna. Francesco è andato fuori a prendere la legna che Antonietta ci ha lasciato nel patio. Ce la fai? Sì. Questa legna tagliata così prende con un attimo. Nella cabagna di Diego avevamo a disposizione anche una sorta di diavolina, la nostra diavolina. Qui non c'è, quindi... Quando la diavolina non ce l'hai, il cartone è la soluzione migliore. Ma non è che vogliamo insegnare come si accende il fuoco a qualcuno. No, È te l'ha solo- insegnato l'uomo preistorico. È solo condividere 3 mesi di accensione di una stufa a a legna. Scatola di fiammiferi, sempre presente. Qui torniamo indietro nel tempo. Qua bisogna mettere nella lettera E, qua apriamo per far prendere più aria. Nel momento in cui accendiamo, Ma la caratteristica di queste stufe è che hanno un tiraggio importante, quindi fanno tutto loro. Tra poco in casa ci saranno 95 gradi. In questa casina, che avrà circa, Francesco dice 40 e 40 metri quadri, quindi 80 metri quadri di casa, c'è solo questo tipo di riscaldamento, di calefacción, però ormai abbiamo esperienza, l'aria, che come tutti sanno va verso l'alto, la camera che sembra lontanissima in realtà verrà caldissima, anzi sarà molto più caldo il piano di sopra che questo piano. Aspettiamo. Esperamos. Ecco il risultato dopo qualche minuto. Vamos a scaldare la casina.